Una dichiarazione di intenti, ragione o sentimento. Creare un abito è indubbiamente un'operazione di fantasia, una manifestazione di sensibilità e di intuito. È un processo emozionale che presuppone slancio e inventiva, che mette in gioco suggestioni, sensazioni, impressioni. Tuttavia, l'approccio metodologico è un aspetto indispensabile dell'attività creativa. L'apporto emozionale e sensoriale deve essere razionalizzato, analizzato, codificato e riportato in un'ottica progettuale. Creare un abito richiede dunque il saper sognare razionalmente. Il primo postulato. In principio c'è la forma, perché ogni abito è innanzitutto progetto formale. Parte insostituibile di questo progetto è la concezione dell'abito come risultato di un intervento programmato e consapevole sulle forme. In un abito, dare vita all'emozione significa sempre comporre e scomporre forme, analizzarle e conoscerle, elaborarle e interpretarle. Il secondo postulato. La forma necessaria è quella del corpo umano, con la sua fisicità, con le sue esigenze reali di movimento, con le sue dinamiche di relazione con ciò che lo ricopre e con l'ambiente in cui si trova a essere. Il confronto con questa forma necessaria conferisce all'abito identità, sostanza, logica. Questo è il presupposto perché l'abito assolva la sua funzione di oggetto d'uso, ovvero di prodotto calibrato sulla realtà del vivere. Il terzo postulato. La forma ha una sostanza, che è la materia. Il processo di costruzione dell'abito coinvolge direttamente la materia e dipende da essa. La materia è lo strumento primario che consente di creare forme e volumi, di calibrare linee e proporzioni. La ricerca tecnologica, la sperimentazione e l'innovazione materiche si possono leggere anche come ricerca formale. Un rapporto dinamico con la materia è conditio sine qua non per il successo del progetto formale. Elaborare. Creare un abito significa attuare un processo di costruzione formale. La logica di base che guida tale processo è quella dell'elaborazione di semplici forme geometriche in forme complesse e sviluppate nella tridimensionalità. Come in ogni progetto, il primo necessario passaggio nel processo di elaborazione formale è la definizione delle forme stesse sotto forma di bozzetto. Nel bozzetto si colgono con facilità le connotazioni geometriche delle forme che caratterizzano l'abito. Semplificare. Il processo di elaborazione formale dell'abito si configura in molti casi come ricerca di linearità. Tale ricerca porta all'eliminazione di ogni ridondanza e il risultato è un'impressione di nitore e di rigore.
Le valenze dell'essenzialità non riguardano esclusivamente gli abiti da giorno, ma anche quelli da sera, in un'ottica generale di facilità che governa l'approccio odierno al vestire. Enfatizzare. Il confronto con le forme dell'abito non può tuttavia prescindere dalle valenze di magia e di sogno che esso da sempre è chiamato a esprimere. Il confronto con le forme diventa pertanto ricerca di enfasi, di opulenza, di grandeur. Giocare con l'enfasi significa innanzitutto concepire volumi importanti, sontuosi, avvolgenti, che derivano dall'elaborazione di forme elementari, in una logica che deve tener conto delle esigenze di movimento e dunque di portabilità anche del più sontuoso degli abiti. Ridurre. La ricerca di essenzialità porta anche a ridurre le proporzioni e le dimensioni dell'abito in sé o di alcune sue parti. Il risultato immediato è l'accentuazione della facilità con cui si può vivere l'abito. Ma come risultato è forse ancora più importante la ridefinizione dei confini tra le diverse tipologie del vestire. Scomporre. Il gioco delle forme può esprimersi anche nella scomposizione dell'abito stesso, ovvero nell'eliminazione di alcune sue parti. La volontà che guida questo processo è la ricerca dell'effetto come valenza caratterizzante dell'abito. Ricalibrare. Nella ricerca dell'effetto, l'armonia intrinseca dell'abito può essere ricalibrata. È sufficiente porre l'accento su un dettaglio, ovvero esasperare le dimensioni e le proporzioni di una parte del capo, creando intenzionali dismisure. Colli, polsi e fiocchi di grandezza esagerata possono trasformare il più elementare degli abiti in qualcosa di completo, unico, speciale. Diventano l'anima dell'abito e, nella logica del pars pro toto, sono l'abito stesso. Eliminare. L'abito può persino mancare di una forma propria per adottare in toto quella del corpo. Il risultato si ottiene elaborando la materia, ovvero enfatizzando le sue potenzialità di aderenza o giocando unicamente di taglio. In questo caso, l'abito scolpisce il corpo, mentre il corpo costruisce l'abito. L'abito cessa di essere sovrastruttura e diventa essenza. Si ritorna alla forma primaria. In molti hanno definito i miei abiti architetture tessili. La definizione mi piace. Rende bene l'idea di quello che per me è l'abito. Il risultato di un incontro tra forma e materia, guidato dalla mano del creatore. Non userei altre definizioni. Semplicemente completerei questa. I miei abiti sono architetture tessili, pensate per il corpo, che il corpo rende vive.